Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare dei miei 10 profumi preferiti ad oggi che è il 10 maggio 2023. Scusatemi se sarà un video con una voce un po' più bassa, ma è notte fonda, ho dovuto per forza fare i video e registrarli adesso di notte e quindi avrò una voce un po' più bassa, però penso che mi sentiate comunque. Io sono Marco Delia, documento sui social media il mio percorso verso la versione migliore di me stesso, sono ex Mr. World Italia, passato poi a una crescita personale e dopo aver lavorato nella moda, essere andato all'estero, aver lavorato nell'ambito dell'intrattenimento e del beauty, ho iniziato a documentare il mio percorso e la mia carriera sui social media, diventando così content creator, ed è quello che faccio tuttora. Documento il mio percorso e la mia crescita anche interiore sui social media. Se volete darmi un'occhiata su Instagram o avete qualsiasi domanda, scrivetemi lì o iscrivetevi a questo canale per rimanere aggiornati per i prossimi video. Ho 1000 profumi, il mondo della profumeria è un mondo che mi piace tantissimo, è qualcosa di cui vado matto anche a livello artistico, è un'espressione di sé, ho sempre avuto un naso che funziona molto bene, i profumi mi sono sempre piaciuti e da quando l'anno scorso ho iniziato a frequentare l'Exans e ho trovato gente che mi ha veramente preso sotto la propria ala nel mondo dei profumi, anche se ne parlo già ancora in inglese da tantissimo tempo, perché i miei primi video sul canale erano in inglese, mi sono un po' unito alla community italiana per fare qualche collaborazione, conoscere gente, eccetera. Non ho in realtà un profumo preferito, non ho profumi preferiti, non c'è nessun ordine a questa classifica, semplicemente ho scelto 10 profumi che veramente mi piacciono tantissimo in questo periodo, però ho delle menzioni orarie che sono praticamente tutti i profumi che vedete qui nella mia collezione esteriore, ho anche dei profumi all'interno del letto, tantissimi, non so più dove metterli, c'è una bacheca che mi hanno regalato per il compleanno che dovrei appendere ma non so ancora dove appendere, quindi dovrei mettere altri profumi lì. Quindi diciamo questa è un po' la situazione, però iniziamo con i miei 10 profumi senza nessun ordine particolare. Il primo è Cassiopea di Tiziana Terenzi, uno degli ultimi profumi che ho ricevuto, mi piace tantissimo, è un profumo in realtà più femminile, è una pesca, sono frutti tropicali, è un fruttato, io mi immagino una donna veramente angelica, sensuale, che sa la sua, però femminile, che indossa questo profumo. È un profumo molto dolce, non è amato da tutti, se vi piace lo stile di Kajal, Lamar, oppure se vi piace Erba Pura di Xerjoff, è in quella direzione lì. Questo forse è ancora più femminile, ancora più quasi caramellino, però non zuccherato in un senso nauseante, ma molto molto tropicale, molto sensuale, molto esotico. Mi piace tantissimo, lo indosso anch'io, ma lo vorrei veramente sentire sempre addosso a una persona con cui sono. A me ricorda proprio quell'idea, non so se avete mai visto quegli show di Victoria's Secret in cui ci sono questi angeli di Victoria's Secret tutti vestiti in modo pazzesco, con dell'intimo pazzesco, delle ali. Questo è quello che mi ricorda, quindi quel genere di vibes. Numero 9, un profumo di Boys 1920. Vi ripeto, non è un ordine da quello che mi piace più, quello che mi piace di meno, però l'ho messo una top 10 perché è un format che va. Questo è un profumo estivo, non mi sono mai piaciuti tanto i profumi estivi, ho sempre preferito i profumi forti, orientali, che durano tanto. Tutti questi in realtà durano abbastanza, però questo profumo, avete presente il Fuse Tea alla pesca? Il Fuse Tea alla pesca, quel tè nero con la pesca, ragazzi, sa di quello. Prendetelo un po' più elegante, un po' più sensuale e sa esattamente di quello. È un profumo incredibile. Appena l'ho sentito me ne sono innamorato tantissimo. Nessuno di questi è sponsorizzato, nessuno di questi è un ad, quindi non preoccupatevi. Comunque vi lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata, almeno quelli che trovo. E questo sarà il mio profumo preferito per questa estate e non vedo l'ora di metterlo. Niente di che. Quindi questo agrumato, non lo so, sa di Fuse Tea alla pesca. Numero 7, un profumo fortissimo, forse il più forte tra tutti questi, ed è Z di Pantheon Roma, la versione di Pantheon Roma dedicata a Zor, la profumeria di Milano. Questo profumo è comprato da celebrità, è comprato da calciatori, costa in effetti un po' tantino, però porca miseria se ne vale la pena, è fortissimo, si sente tantissimo e se volete fare proprio quella scia che vi sentono tutti per qualche occasione in cui vi serve, è un cuoiato legnoso, ambrato, resinoso, forte, è quello orientale, però comunque ha quel che di piaccione, non di sporco, non quell'oud sporco da classico orientalonissimo, ma veramente veramente piacevole, sa proprio di celebrità, non so come spiegarvelo. Se passate da Milano andate a sentirlo. E fate il mio nome, che a Gianluca e alla gente nel mondo della profumeria fa piacere sentire chi è che vi ha consigliato questi profumi.
Il mio profumo forse preferito in assoluto, se dovessi sceglierne uno, è questo qui, ed è l'Andy Tower, l'Air du Désert Marocain. Questo è un profumo super evocativo, sa di deserto, sa di Marocco, sa di spezie, sa di sabbia. È veramente incredibile, non è da tutti, bisogna avere un certo tipo di personalità per indossarlo. Non dura neanche troppissimo, vi devo dire la verità, e si sente abbastanza, cioè dura tanto ma non si sente troppissimo, però lascia una bella scia, molto particolare, non è per niente da tutti. E il mio libro preferito si chiama L'alchimista di Paulo Coelho, sa esattamente di questo. È quasi una parabola di crescita interiore, di crescita personale, di ricercare il sé, di ricercare quello che veramente si vuole di questa persona che va a fare il percorso ricercando l'oggetto del desiderio che sono le piramidi, per poi capire che quello che veramente stava cercando alla fine è sempre stato dove era lui, quindi sotto di lui, dal punto di partenza. Però l'idea del viaggio, questo mondo esotico nel deserto in cui verso il Marocco si va a conoscere ogni persona che ti aiuta, però alcuni non ti aiutano, altri bisogna conoscerli, l'avventura, il coraggio, il rischio, l'intraprendere un percorso che non sai dove ti porta, ma comunque dedicarsi ad esso. Questo è quello che rappresenta. Un altro profumo è un profumo di Christian Cavagna, e questo è Murice Imperiale. Io non so per quale motivo, ma l'ho sentito la prima volta che sono andato alla fiera dei profumi Alexans, forse anche per quello lo associo proprio all'idea del successo, lo associo all'idea di aver conosciuto le persone giuste, di connessioni, di essere entrato in questo mondo artistico tuffandomi proprio di testa a bomba, come si dice. E non so, forse mi ricorda quello perché indossavo quello appena sono entrato, e sono entrato la prima volta grazie ad Ajumi, grazie a Christian che mi ha fatto entrare, e perché non conoscevo nessuno nel mondo della profumeria fino a 1 anno e mezzo fa, lo facevo semplicemente per conto mio. Mi ha spruzzato questo che lui aveva al suo stand, che era una delle sue nuove creazioni, e niente, ce l'ho avuto per tutto il tempo e mi piace tantissimo. Dura un'infinità, si sente anche troppo ed è veramente particolare, non piace a tutti, a dirvi la verità. Tra tutti i suoi, questo secondo me è quello che piace meno, ma è quello che piace di più a me. È molto particolare, sa di marino, però non un marino salato, un marino quasi salmastro, quasi algato, queste alghe, questa note di pioggia, è veramente veramente particolare, andate a sentirlo. Un altro dei miei preferiti è l'Ombre d'Anlò di Diptyque. Diptyque è un brand che ho sempre sottovalutato, in realtà mi piace tantissimo, soprattutto alcune fragranze molto naturali, molto artistiche, come questa qui, sa esattamente di quello che vedete dietro, quindi questo giardino fruttato con le rose, con i fiori, bagnato, è un profumo bagnato. Per me questo è il profumo perfetto per la primavera. Questa è la versione Eau de Parfum e per me sa proprio di quello. Sa di questo ribes nero, sa di questi cespugli fruttati, bagnati, non è per niente dolce, è molto 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 naturale, molto carnale, molto bagnato. Non dura troppissimo, non si sente tantissimo, anzi la scia in realtà la lascia un po', però mi piace tantissimo, ogni tanto me lo vado a odorare per conto mio perché è proprio buono. E curiosità, la candela più venduta tra le celebrità, tra virgolette, un po' più conosciuta nel mondo si chiama Bè di Diptyque ed è lo stesso identico odore di questo profumo qui. Non c'è il profumo Bè, che vuol dire bacche, ma c'è il profumo L'Ombre d'Anlò, che è lo stesso. Andando avanti, un profumo che ho scoperto da poco, un brand che ho scoperto da poco, che non vende neanche in realtà, non è fatto per vendere, ma è proprio fatto dalla famiglia Terenzi, per sé, per loro, per, non so, sperimentare, farsi... Loro sono veramente pazzeschi. Il brand si chiama Dotto, mamma mia, ed è tutto basato sull'otto, sul dotto, sull'infinito, tutto su questo genere di cose. Il tappo pesa tantissimo, la boccetta è bellissima. Questo è il 6+2, anche i nomi dei profumi vanno 1+7, 2, 6+2, 3+5 e così via. Questo è il 6+2. Ragazzi, è uno speziato elegantissimo che non so neanche come spiegarvelo. Dolcino, elegantissimo, niente da dire. Se lo sentite andate a sentirlo. Gli ultimi 3, Fragrance One, Office di Jeremy, niente da dire. Non mi piaceva, un po' troppo generico, ma dopo averlo testato per tanto tempo sono stato la prima persona al mondo in inglese a recensire Office di Jeremy, me l'aveva dato quando avevamo fatto una mezza collaborazione e ragazzi tuttora è uno dei profumi miei più complimentati in assoluto, si sente tantissimo, ha fatto un capolavoro, non è qualcosa di super diverso, non è qualcosa come Dotto o come Z che dite wow non si sente da nessuna parte, no, è un profumo che probabilmente dà l'idea di già sentito, però è perfetto,
ha benchmark, come lui che è tedesco, ha studiato a benchmark perfetti, è perfetto per i complimenti, è perfetto per le performance, dura tantissimo, si sente un sacco, ma non nausea, non dà fastidio, non è troppo, ed è perfetto dal punto di vista di odore per l'ufficio, quindi fresco da tutti i giorni, ma anche se lo indossate da sera o d'inverno ha comunque le performance abbastanza giuste per sentirsi e durare abbastanza. E tutte le persone a cui l'ho regalato, a parte che io lo uso spesso, è uno dei profumi che utilizzo di più e quindi per questo mi piace, ho imparato, quindi è cresciuto su di me questo fresco, legnoso, agrumato, classico, mi è cresciuto molto, ma ogni persona a cui l'ho dato e poi lo sentivo su di loro e veramente lascia una scia che mi piace tantissimo. Quindi a volte ho avuto anche delle persone che mi hanno seguito o mi hanno fatto dei giri attorno per chiedermi che profumo avessi o per sentirlo di più. Quindi veramente un piaccione incredibile. Un altro dei profumi che vado ogni tanto a sentirmelo dalla mia collezione, perché proprio l'odore mi piace tantissimo, è Mortal Skin. Mortal Skin di Stefano Berlucas. Anche il suo altro profumo, Black Gemstone, mi piace tantissimo, ma questo sa di un serpente che sta per attaccarti, di questo veleno, di questa estasi dell'essere avvelenato e di sapere che hai ormai abbandonato tutte le tue cose terrene e quindi ti puoi abbandonare al tuo te interiore. Sa veramente di qualcosa di divino, di magico. Mi piace tantissimo. Tutti Stefano Berlucas mi piacciono molto, soprattutto le boccette, il concetto. L'ho conosciuto anche lui di persona a Milano, ma questo veramente mi è piaciuto tantissimo e ogni tanto vado a risentirmelo. Quasi un mandorlato dolce, neanche mandorlato, non so neanche come spiegarlo, però lo trovate da sentire abbastanza facilmente. E l'ultimo è un classico, Tom Ford Wood. Questo semplicemente, io ho una vision board su cui ogni tanto faccio affermazioni, comunque ho i miei sogni, soprattutto materiali o persone che ammiro e che rispetto, e ogni tanto quando vado a farmi le affermazioni sento questo odore e lo associo a quello, quindi l'ho associato alla mia idea di successo, l'ho associato alla mia idea di abbondanza, di prosperità, di fama, di libertà e quindi questo di ricchezza, e questo mi ricorda proprio quello, mi sa di persona di successo, mi sa di persona ricca. Se dovessi guidare un giorno una mia Lamborghini è una cosa stupida, è una cosa materiale e probabilmente non ce l'avrò neanche, non perché non potrò permetterla, ma perché non mi interesserà averla. Però come idea mia stupida ho questa idea che se un giorno sarò invitato a un evento importante, avrò la mia macchina dei sogni o altro, questo sarà quello che sentirò e sa proprio di celebrità. Un legnoso classico non dura, cioè dura tanto e non si sente tanto appunto perché è proprio intimo, è di classe, è un profumo talmente classico, di classe, che deve stare attorno a te, deve essere quello sniff che la gente sente una piccola scia e vuole sentire di più. Non è fatto per essere super loud come Z o altri, è proprio un profumo di classe. Quindi ecco qua ragazzi, questi sono i miei profumi preferiti del momento, ne ho tantissimi altri ma dovevo menzionarne solo 10. Spero che il video sia piaciuto, lasciatemi un commento qual è il vostro profumo preferito e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!